Romagna mia, Romagna in fiore. Tranquilli, niente cliché, anche perché oggi non balliamo liscio. Andiamo dritti nella terra del gas a martello. Benvenuti al quarto episodio di Around Motor Valley. Il primo luogo in cui vogliamo accompagnarvi è il Museo Vespa Mauro Pascoli. Siamo a Ravenna. Qui Mauro, da oltre 30 anni, colleziona qualsiasi cimelio dedicato alla Vespa e alla sua storia. Andiamo, ci sta aspettando. Ciao Luca, ben arrivato. Ciao Mauro, ti aspettavo. come stai? Bene, grazie. bene. Qui siamo all'interno di una delle collezioni più grandi in Italia, Abbastanza, dedicata a Piaggio e Vespa. Dedicato proprio a tutto quello che è il mondo, diciamo, Piaggio, ma soprattutto quella che la fa da grande è la Vespa. Loretta, che ti salutiamo. C'è Loretta, mia Ciao. moglie, che è sempre con me sia al lavoro che nelle fiere, che dappertutto. Che tu hai contagiato con questa passione, poi ci racconterai magari dopo sì, come hai fatto. Forse sì. si è ammalata per colpa mia sulla Vespa. La Vespa è stata fatta in 19 milioni di esemplari, una cosa unica. Poi, come puoi vedere, io colleziono un po' tutto, ma un po' una cosa maniacale, dal modellino agli oggetti, le cose più strane. Poi le cose anche molto manifesti, cioè tutti i manifesti d'epoca, cioè tutto quello che era sia come manifesti Piaggio che come manifesti del Vespa Club. Anche Loretta ha partecipato a diversi Audax perché proprio l'ho ammalata. Qui ci sono premi proprio che ha vinto Loretta. Ti ha parlato quando vi siete conosciuti talmente tanto della Vespa che te ne sei innamorata. Esatto. Ha voluto sporcarsi le mani, mettersi il grembiule e si metteva lì e smontava. E poi c'era qualche uomo che non si fidava tanto di una donna 40 anni fa. Qui, come vedi, sono tutti poster del cinema. La Vespa, proprio nel costume italiano, è entrata a far parte. Questa è la più vecchietta. Questa era proprio 80 anni, era più vecchia. Questa è la 98 del 1946, nello stato di conservazione. Quando mi parli di stato di conservazione, stiamo parlando che è la sua vernice, cioè la Piaggio l'ha costruita così ed è rimasta così. Mi dai 3 tentativi per indovinare la tua signora? Certo. Hai detto che è una signora del 51. Potrebbe essere questa? No, assolutamente. Questa qui è degli anni 75. Sì. Dico quella lì col caschetto? Assolutamente no. Ok. Siamo ancora troppo giovani. Dai, la 24. Esatto, questa qua. Esatto. Io sono arrivata fino a fare 335 chilometri, la Caserta Bari. Ma io faccio così come le donne di una volta. È comodissima. È veramente comodo. Sembra di essere in poltrona qua mentre guidi. La raganella. Ha un muro di vespe. E questo muro di vespe non è che è una da darmi? Io la chiamo la discoteca. Siamo a Misano Adriatico, all'ingresso di uno dei circuiti più conosciuti e amati dal grande pubblico. Ciao Andrea. Ciao Luca, ben arrivato. Come stai? Bene, tutto bene. Tu? Bene, dai, bella giornata, caldo. Caldo, sole, ma siamo in estate, questo è Misano. Circuito, ma qua mi viene a dire che siamo quasi all'interno di un parco, di una piazza, perché Misano è motorsport, ma non solo. Sì, questa è la MVC Square. L'abbiamo chiamata piazza, Square in inglese perché il nostro pubblico è internazionale, proprio per dare l'idea di uno spazio aperto tutto l'anno e connesso col territorio. Qua io vedo alle nostre spalle un mezzo interessante. Beh sì, qua noi l'accoglienza è fondamentale. Certo. Voi siete la terra dell'accoglienza. La Romagna ti accoglie col sorriso e noi, insomma, accogliere i clienti, gli ospiti con la golf car, con i nostri brand colorati, la brandizzazione fatta da Aldo Drudi, certo, un noto designer, con cui questo proprio progetto di colorazione, che poi è quello che riprende le vie di fuga del circuito. Esatto. Ci porti a fare un giro? Sì, andiamo, dai. Dai, andiamo. Qui ci sono i negozi, i Ducati, Yamaha, le officine meccaniche, certo, un mall a tutti gli effetti. Certo. La mettiamo qua. Beh, c'è anche un po' d'arietta che comunque dà un po' ristoro. Motor Valley è molto importante anche nel mondo della formazione. Qui abbiamo ITS Academy, raccontacela un po'. Ma guarda, come dico sempre, noi siamo l'anima sportiva della Motor Valley, c'è una forte tradizione delle competizioni, ne abbiamo trovato le prime nel 1903 a Rimini, dove si correva negli ippodromo con la motocicletta, proprio con la bicicletta col motore. E in tutto questo c'è una tradizione che si è costruita. Noi siamo famosi per essere appunto una terra di piloti, dove i piloti
o ci nascono o ci vengono a vivere. Sicuramente il circuito è un hub naturale perché è una grande palestra, e tra le competenze su cui legate ovviamente al mondo dei piloti è quella della meccanici. Noi diciamo sempre la seconda lingua più parlata nel paddock della MotoGP è il romagnolo. Diciamo che la vista qua niente male, ma prima mi hai detto i piloti qui o ci nascono o ci vengono ad abitare. Sai, questo è il quarto episodio della serie Around Motor Valley, e oltre alla grande ospitalità di questa regione c'è questa passione innata e sfegatata che qui in Romagna si fa ancora più forte. Ma perché? Noi abbiamo finanziato una ricerca all'Università di Bologna, Dipartimento di Rimini di Economia del Turismo, per comprendere come mai è nato un circuito e perché appunto questo movimento. Uno sicuramente è che il processo di motorizzazione della Romagna, più povera rispetto all'Emilia, la mobilità avveniva con il motociclo, la bicicletta col motore. Nel nostro era un territorio agricolo, per cui il contadino era verosimilmente, anche per gestire quel poco di meccanica, quei trattorini, i primi trattorini, doveva sapere anche metteva le mani. Metteva le mani. E insieme a un altro aspetto, e questo è un aspetto più antropologico, che ancora purtroppo è una piaga del nostro territorio, cioè il gioco d'azzardo. E quindi quella pulsione probabilmente al gioco è stato un po' così, anche quella componente esplosiva. Io cito fonti storiche e non sono non è farina del mio sacco, però questi sono un po' il big bang del tutto. Io, Andrea, ho più o meno un'altra mezz'oretta prima di schizzare la prossima tappa. Cosa posso fare in mezz'ora? Cosa mi consigli di fare? Beh, allora, visto che siamo in palazzina, ti consiglio di andare dal Restec, il nostro simulation center. Sei qua, non vuoi giocare a paddle? Abbiamo 2 campi nuovi. Poi chiuderei. Ti bevi qualcosa o tutto piscina? Bene, allora direi che ci siamo. Ciao Andrea. Bene, ciao, grazie. Ciao. Ci sono piloti che non smettono mai di correre. Oggi il SICE è presenza viva, è la sua fondazione, è la squadra corse SICE 58 che lancia i piloti del futuro. È un'energia che ancora alimenta il paddock. Ad aspettarci ci sono Sanzio, il suo primo meccanico, e Paolo Simoncelli. Andiamo. Ciao Sanzio. Ciao. Noi sappiamo che tu sei stato uno dei primi meccanici. Io sono stato il primo meccanico che ha avuto Marco con le moto da Gran Premio. Nel 2002 abbiamo vinto il campionato europeo. Con quel casco lì e quello bianco lì il diploma di campione europeo del 2002. Poi nel 2003 ho debuttato nel mondiale con quella divisa rossa che sei di sotto. Cos'era, 125? Era sempre 125 con l'Aprilia. Al debutto nel mondiale dura, non era abbastanza veloce, cadeva spesso. In Marco ci ho voluto credere, perché era talmente determinato a essere veloce. Oltremodo era tanto gentile, generoso, altruista. Io mi sono sentito il sentimento di doverlo aiutare. E l'aiutai, psicologicamente a tenersi su, meccanicamente anche di nascosto, che prendeva i pezzi migliori del magazzino per portarlo sulla sua moto, in modo che potesse fare dei risultati, e questi risultati a fine anno li fece e lui mi ringraziò diventandomi amico. Questa moto qui è un po' particolare perché l'ho comprata da Valentino Rossi per andare alla cava a allenarsi, dove Marco era diventato dopo qualche tempo il più grande avversario di Valentino. Quindi Valentino era così contento di avere finalmente un avversario alla sua altezza che per questo motivo sono diventati amici. E naturalmente rivali, che vederle correre insieme era proprio uno spettacolo, curve gomito a gomito, derapate, traverse, tutto fuoco, che sembrava che dovesse vincere chissà che cosa. E invece vincevano delle salsicce, perché fino a giornata c'erano gli altri con salsicce e robe varie. Ciao Paolo, intanto grazie. Insomma, È ufficiale? È ufficiale. È ufficiale. Cioè, che ruolo ha giocato questo territorio coreano per secondo... Marco, ma anche per i talenti che tuttora nascono in Romagna e che voi state proseguendo anche con la squadra corsa questo percorso? Sì, secondo me tutto nasce da genitori suonati. Proprio normali del tutto non sono, quindi per permettere questo ai figli. E noi veniamo dai tempi proprio delle leggende del motociclismo, dello sport, circuiti cittadini, prima del mondiale, parliamo dei tempi di Agostini, Iwood,
65-70. Poi la passione nasce da lì perché tu piloti lì, come parlo con te, guardavi i meccanici che lavoravano lì. Quindi tu eri uno di quei genitori irresponsabili. Ma sicuramente, perché quando è nato Marco la prima cosa che ho fatto l'ho portato alla minimoto, non l'ho portato... Ma ce l'hai qui la prima moto che... Sono questa, no? Che è quella lì. Cioè la prima è stata a noleggio, ora la domenica andavamo a 20.000 lire ogni turno, 20 minuti. Non bastava un giro, ce ne volevano 2. Quando siamo arrivati a 100.000 lire, una domenica ho detto, ferma, adesso ne compriamo una. Campionato italiano. Questa è stata una gara del campionato italiano che ha vinto la prima gara, la prima finale. Anche questa ne ha viste di... Sì, ma... Cioè, questi sono i primi attrezzi di Marco Corri Minimoto, erano i guanti da sci di sua mamma. Guarda le scarpe come lo ricordo, perché erano veramente per terra, capito? Perché le prime prove le facevamo con la tuta da sci, cioè sì, con la giacca a vento, finché non abbiamo deciso di diventare un po' più grandi. Queste cose che vedi qui sono tutte cose che Marco ha vissuto, mentre invece la fondazione è tutta roba che la gente ha portato. La fondazione lavora alla grande perché continuiamo a donare più di 100.000 euro l'anno per attrezzi agli ospedali o qualcuno che ha bisogno. E lo fate qua a Coriano e Faccio in tutta Italia dove hanno bisogno, siamo andati anche da Haiti a fare un ospedale. Siamo troppo forti. Grazie. Grazie Paolo, è stato un piacere, dai. Grazie. Piacere mio. La Romagna è anche sana follia, qui dentro l'hanno trasformata in arte meccanica. Entriamo da Virus. Buongiorno, ciao ragazzi, ciao. Benvenuti in Virus, la bottega romagnola. Pura follia tecnologica, un po' il vostro slogan, possiamo dire così. Raccontaci un po' Virus, che realtà è? Io sono un figlio di Massimo Tamburini, siamo tutti figli di Massimo Tamburini, è un uomo che ha cambiato il modo di interpretare e di vedere la motocicletta. A un certo punto ha costruito questa 916 che è stato una pietra miliare. Sono un fondamentalista, noi come popolo italiano dovremmo solo realizzare cose di un certo livello, mantenere la qualità al top di ciò che è possibile. E noi cerchiamo di far sì che rimanga vivo questo modo di costruire le moto come 200 anni fa, però con delle soluzioni tecniche molto all'avanguardia. È l'ultima vostra opera questa? Sì, questa è la nostra. Che ci accoglie insomma all'interno della bottega, che è Alien. Alien è il prodotto di un sogno impossibile. Se tu guardi, qui c'è una carrozzeria che con una carrozzeria normale di una motocicletta non ha niente a che vedere, perché in realtà questo è il telaio. Noi volevamo che questa forma avesse una certa importanza perché comunque ci rivolgiamo a un tipo di clientela che desidera sentirsi importante quando acquista un oggetto di questo genere. Questi fornitori che ci sono nella Motor Valley ci danno l'opportunità di realizzare dei sogni. Qual è il personaggio più, se ti posso chiedere, più famoso che ha preso un Alien? Guarda, noi abbiamo dico sempre, abbiamo dei non disclosure agreement che non ci permettono di dire nulla. Però, per esempio, uno dei nostri clienti, Tom Cruise, all'inizio, siccome ci fu una fuga di notizie e fu di dominio pubblico, ci minacciarono perché dice: guarda che tu bisogna che rimani riservato, e in effetti noi siamo rimasti riservati. È stata una fuga di notizie per via di un fornitore. Tom alla fine siamo diventati amici, addirittura si è fatto fotografare dai paparazzi il giorno del suo compleanno con una Virus, con una 985. Per noi è importante poi mantenere questo riservo, perché una mattina che avevamo Michael Schumacher qua dentro in bottega, se siamo a Cerasolo, se solo fosse di dominio pubblico sarebbe un macello tutte le volte, ci sarebbero 200 persone di fuori dalla bottega a urlare, insomma. Se no ci intossichiamo. Hai visto, vibra perché volutamente è la bestia viva. Noi ti ringraziamo moltissimo.
staremo qui, insomma, Ringrazio io voi, per me ore. questo è un piacere e un onore soprattutto, un onore, perché quando qualcuno viene per conoscere la storia di quello che facciamo, per noi è motivo d'orgoglio, lo puoi immaginare, no? Certo. E noi seguiremo. È una magia. Seguiremo Virus, assolutamente. Bene. Grazie mille, Grazie, veramente di cuore. grazie a te. Grazie. Abbiamo attraversato Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, per arrivare fin qui, dove la Motor Valley si affaccia sul mare. Grazie a chi ci ha seguito in questo viaggio, in queste 4 tappe di Around Motor Valley. La Motor Valley non finisce qui, ci sono ancora tante storie da scoprire.